sono Alice e oggi parliamo della storia dei K-drama. È un argomento che avevo nominato e che ha riscosso dell'interesse e quindi mi ci sono messa, incredibile ma vero. Partiamo dalla definizione. I K-drama sono delle fiction televisive sudcoreane che prendono spunto dalle soap opera giapponesi degli anni 50. Giappone che ha esercitato il dominio sulla Corea fino al 1945, quindi alla fine della seconda guerra mondiale. L'influenza di queste soap opere però affonda le sue radici addirittura dalla fine degli anni 20, quando la Corea era ancora sotto il dominio giapponese e c'erano questi radiodrammi che andavano in onda in Corea al 70% in lingua giapponese e al 30% in lingua coreana. Il formato può essere diverso. Possono essere fiction che vanno in onda quotidianamente, quindi ogni giorno alla stessa ora c'è un episodio. Possono essere delle sitcom, possono essere delle miniserie, ovvero serie che vanno in onda bisettimanalmente, quindi 2 giorni a settimana. Le miniserie sono quelle che noi, cioè quelle che tendenzialmente, tradizionalmente definiamo K-drama in generale, però ripeto, all'interno dei vari formati possibili sono miniserie perché appunto hanno 2 ore a settimana, un'ora un giorno e un'ora il giorno successivo, possono essere collocate in qualunque segmento all'interno della settimana perché possono andare in onda durante i giorni feriali o durante il weekend e di solito si limitano ad avere un'unica stagione. Questo perché? Perché gli attori sono impegnati plurimamente e quindi non c'è il tempo materiale di impegnarli, di tenerli, diciamo, legati a una serie per più di una stagione. Anche se poi anche questa cosa sta cambiando, ma poi vediamo. Se quelle spin-off, se esistono, esistono magari mantenendo la stessa ambientazione, ma cambiando i personaggi. I K-drama inoltre hanno una colonna sonora che viene pubblicata proprio come album indipendente e soprattutto a partire da metà degli anni 90 è spesso interpretata anche da star del K-pop. Il genere dei K-drama è vario, nonostante nella parola ci sia il termine drama, possono in realtà coprire una varietà molto diversa di generi. Si va quindi dalla commedia romantica al melodrama, al genere storico, al thriller, all'horror, al fantasy, eccetera, eccetera, eccetera. A prescindere dal genere specifico è molto facile, ovviamente è molto frequente, dicevo, ma non si applica al 100% dei casi, però molto frequentemente c'è anche una storia d'amore e viene posto un grande accento sulle relazioni familiari, sui rapporti umani, utilizzando i valori tradizionali del confucianesimo, che però gradualmente nel corso dei decenni si sono poi avvicinati anche al materialismo e all'individualismo che arriva dall'Occidente. A partire dagli anni 2010 in poi si sono fatte strada anche temi sempre più rilevanti all'interno della società coreana. Quindi la stigmatizzazione delle malattie mentali, la disuguaglianza di genere, il suicidio, il classismo, il bullismo, l'omofobia, etc, etc, etc. Quindi questo cosa dimostra? Una grande attenzione comunque alla società circostante, ai cambiamenti che sta subendo. I drammi storici invece si basano sulla rappresentazione romanzata di argomenti storici, hanno trame di solito
molto più ingarbugliate, hanno costumi molto più ricchi, molto più vari e scenografie, ambientazioni anche molto più di effetto. Sia il dramma storico che quello moderno però si basa solitamente su una trama, una sceneggiatura creata per tenere avvinti gli spettatori e sfruttando anche l'utilizzo di figure archetipiche con protagonisti, soprattutto quelli maschili, c'è da dire, fortemente idealizzati. Facciamo una cronistoria. Cronistoria, giusto per capire anche l'evoluzione del K-drama negli anni. La data di inizio è la data dell'avvento della televisione. Arriva la televisione in Corea nel 1956 e nasce il primo canale televisivo. Più o meno, diciamo, anche nel resto del mondo le tempistiche sono quelle. Negli anni 60, nel 1961 nello specifico, nasce la KBS. E la KBS realizza il primo K-drama nel 1962 che si chiama Backstreet of Seoul, anzi Backstreet of Seoul. Dello stesso anno è anche il primo dramma storico, quindi sempre 1962, che si chiama The Great Land. In quest'epoca la TV ovviamente non è ancora diffusa in maniera sostanziosa, capillare all'interno delle famiglie e quindi ovviamente il successo di queste serie è anche abbastanza limitato perché non c'è un apparecchio televisivo in ogni casa o anche più di uno come al giorno d'oggi. I contenuti di questi drammi inoltre hanno un carattere fortemente educativo e sono strettamente controllati dal governo militare. Negli anni 70 le cose cambiano un pelino perché prima di tutto la TV comincia a diffondersi in maniera molto più netta, molto più corposa all'interno delle case. Inoltre nel 1969 viene eliminato dal governo coreano il divieto di guadagno sulla pubblicità. E questo permette ai canali TV, che sono i principali fautori della creazione di questi drammi, permette a loro di ampliare gli investimenti e quindi di stanziare più fondi per la creazione, la produzione e la promozione dei drammi. Cambia quindi anche il contenuto delle fiction, ok? Che si sposta verso la rappresentazione della vita quotidiana rispetto agli anni precedenti in cui c'era l'accento più su figure storiche, eroi nazionali. Qui adesso si passa negli anni 70 appunto alla rappresentazione delle difficoltà affrontate quotidianamente dalle persone, dalla gente comune. E una cosa curiosa, cresce l'interesse della gente verso questi drammi e quindi la percentuale, il tasso di share nella visione appunto di questi prodotti. E una cosa curiosa che ho letto, che ho trovato durante le ricerche che ho fatto per creare questo video, è che la polizia invitava la gente a fare molta attenzione durante gli orari di messa in onda dei drammi, perché le case, sapendo che i proprietari erano impegnati davanti alla TV, ne approfittavano per svaligiarle. E quindi la polizia invitava la popolazione appunto a prestare particolare attenzione durante gli orari di messa in onda per non subire furti. Ecco. Anni 80 cosa succede? Succede che la TV diventa a colori e quindi questo ovviamente dà propulsione e fa crescere la popolarità dei drama. Cresce sempre di più la varietà dell'offerta e anche l'attenzione del pubblico.
Il contenuto di nuovo cambia. Se prima si parlava, si tendeva a rappresentare, diciamo, la vita quotidiana, negli anni '80 c'è uno spostamento del focus verso la vita contadina e la nostalgia che si vuole evocare nella gente che abita nelle città. Eh, Nel 1987 va in onda un dramma che è una pietra miliare nella storia dei K-drama, che si chiama Love and Ambition. Questo dramma raggiunge dei livelli di share del 78% e un'altra curiosità che ho letto, era chiaro il momento in cui questo dramma andava in onda perché c'era una diminuzione sostanziale del traffico sulle strade, perché la gente era a casa a vedere le puntate. Il 78% non è proprio un risultato di quelli contenuti, cioè è praticamente, non dico la totalità delle persone, ma veramente una fetta sostanziale di popolazione vuol dire che era davanti al televisore a vedere questo dramma. Altro successo molto 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 importante è del 1991, quindi entriamo negli anni 90. Il dramma è Eyes of Dawn, che è il primo successo commerciale della TV coreana. Gradualmente durante gli anni 90 perde sempre più di popolarità il dramma storico, nonostante ci siano comunque dei titoli che riscuotono un notevole successo. In generale, però, questo tipo di ambientazione, questo tipo di narrazione sembra non fare più presa sul pubblico, soprattutto su quello giovane. Si fa strada invece il cosiddetto drama trendy che è incentrato quindi sulla vita urbana, sulla moda, sulle nuove generazioni. Un esempio di questo filone è un dramma del 1992 che si chiama Jealousy. Questo dramma segna anche una svolta nella tecnica di ripresa e introduce il tema della commedia romantica, che diventerà poi estremamente popolare, all'interno dei generi dei drammi. Jealousy è anche uno dei primi drammi che viene esportato in Cina. Sempre poi negli anni 90 cosa succede? Viene allentata la censura governativa sui contenuti, cosa che lascia spazio alla rappresentazione di avvenimenti storici anche particolarmente, diciamo, bui nella storia della Corea, come ad esempio il massacro di, attenzione alla pronuncia creativa, Gwangju, in cui l'esercito coreano spara praticamente sui civili per reprimere una contestazione. Questo massacro, la rappresentazione di questo massacro è presente nel dramma Sunglass del 1995. Ed è con questo nuovo dramma che cambiano ulteriormente le cose, perché se prima i drammi avevano puntate che andavano dagli 80 ai 120 e anche di più, perché alcuni andavano in onda anche per anni e anni, Sunglass cambia un attimino le carte in tavola e inaugura in un certo senso l'era delle miniserie come le conosciamo oggi, quindi serie con un numero di puntate comprese fra i 18 e i 24 della durata di un'ora ciascuno. Verso la fine degli anni 90 succede però un evento extra mondo dell'intrattenimento che in un certo senso però influenza la popolarità e determina la popolarità dei K-drama e dei prodotti coreani all'estero. Cosa succede? Che negli anni 97-98 una forte crisi finanziaria investe l'Asia. Questo cosa determina? Determina che il prezzo dei diritti di vendita degli episodi delle serie coreane all'estero
sia estremamente più basso rispetto ai concorrenti, nella fattispecie i concorrenti giapponesi, che all'epoca erano molto molto popolari. Quindi intorno alla fine degli anni 90, in concomitanza con con questa crisi finanziaria, inizia l'avvento della cosiddetta, di nuovo pronuncia creativa, Hallyu, ovvero la Korean Wave, che è un termine coniato in Cina nel 97 in seguito alla popolarità di un dramma chiamato, oddio adesso mi sfugge, Stars of Love mi sembra, se non fosse corretto vi metto il titolo corretto qua sotto, che ha un successo molto forte e che quindi determina una marcata popolarità del prodotto coreano in Cina. Dicevo, in seguito alla crisi finanziaria, i costi degli episodi dei prodotti di intrattenimento coreano, dei K-drama all'estero, negli altri paesi asiatici, sono molto convenienti e quindi spingono reti di intrattenimento straniere, però parliamo sempre all'interno dell'Asia, ad acquistare questi prodotti che a causa della sceneggiatura, delle facce nuove, della presentazione accattivante, nonostante diciamo una produzione un pochino più spartana, riscuotono molto molto successo, soprattutto rispetto, dicevo, ai prodotti di intrattenimento giapponese. Un esempio è il dramma Jewel in the Palace, dramma del 2003 che è stato venduto addirittura in 91 paesi. È un dramma storico di grandissimo, grandissimo successo. Una grossa mano poi alla promozione dei prodotti coreani, di prodotti di intrattenimento coreano all'estero, viene anche dal governo e dall'industria dei media, che si accorgono di questo gradimento e quindi decidono di investire in maniera molto sostanziosa per promuovere la cultura coreana. E cosa succede? Succede che addirittura nel 2006 attraverso il portale di promozione del turismo ufficiale coreano nasce una pagina web dedicata alle location dove vengono girati alcuni dei drammi più popolari per incentivare l'afflusso dei visitatori. In questo decennio, siamo quindi negli anni 2000, in questo decennio inoltre sbarca ufficialmente all'interno dell'ombrello, diciamo, dei generi sotto l'ombrello del K-drama, sbarca il genere fantasy, che si inserisce anche in filoni già esistenti, come quello contemporaneo, come quello storico. Il genere storico classico, dicevo, che era già in forte declino nel decennio precedente, qua sempre di più fa presa solo sulle generazioni più anziane, mentre si fa strada piano piano il genere fusion sago, che il sago è il genere storico, che non mira alla rappresentazione in un certo senso formale delle vicende storiche, ma pone l'accento sempre di più sulle relazioni tra i personaggi, sulle dinamiche interpersonali, sulle storie d'amore, dando un taglio un pochino più contemporaneo e anche più accattivante per le generazioni più giovani. Negli anni 2010, stiamo quasi arrivando all'epoca contemporanea, c'è l'introduzione in un certo senso ufficiale delle sponsorizzazioni pubblicitarie all'interno dei drammi. Era una tendenza che già si era avviata verso la fine degli anni 90. Aveva preso lentamente piede nel decennio degli anni 2000, ma nel 2010 diventa proprio un'abitudine consolidata. Si consolida anche il genere fantasy romantico in questi anni, con caratteristiche ovviamente assolutamente irrealistiche, ma che si fa forte di sceneggiature ben costruite
e performance convincenti, oltre che di produzione sempre più solide. Se fino poi agli anni 2000 i target principali della Korean Wave erano il Giappone e i paesi del sud-est asiatico, nel 2010, negli anni 2010, diciamo, soprattutto con il dramma My Love from the Stars, la Korean Wave esplode in Cina. Cina, che vi ricordo già comunque alla fine degli anni 90 era particolarmente sensibile ai prodotti provenienti dalla Corea, perché è proprio da lì che nasce il termine Hallyu, che è la Korean Wave. E quindi grande successo. Inoltre, anni 2010, avvento delle piattaforme di streaming. L'interesse che queste piattaforme manifestano nei prodotti di intrattenimento coreani sancisce di fatto il successo a livello mondiale, perché colossi come Netflix introducono titoli della produzione coreana nel loro catalogo in pianta stabile e inoltre sono disposti ad investire con dei budget considerevoli e capite bene che entrando determinati titoli nel catalogo di colossi appunto come Netflix, ma non solo, che li portano a un pubblico mondiale e permettono a questo pubblico straniero, con l'aiuto dei sottotitoli, di fruire di questi prodotti, capite bene che l'impatto a livello mondiale del K-drama cambia radicalmente. L'attenzione dell'estero quindi determina un incremento degli investimenti e uno sforzo produttivo e di budget sempre più ingente, cosa che cambia un attimino anche i parametri della creazione dei K-drama, perché sempre più K-drama durante questo decennio vengono girati in location estere che quindi si trovano all'interno della storia. Gli anni 2020, che sono il decennio che stiamo vivendo, si aprono con la pandemia che in un certo senso cementifica la popolarità del K-drama, perché le persone sono costrette a stare a casa, vogliono svagarsi e trovano nel prodotto K-drama la risposta a questa voglia di evasione. I drammi ad ambientazione puramente scolastica tendono un attimo a scomparire dall'offerta classica della TV coreana, per spostarsi invece sul web, in cui sono presenti in una forma più ridotta che è il web drama. In questo decennio, dico io purtroppo perché sapete che non sono un amante di questa cosa, probabilmente anche in seguito all'influenza che viene dall'Occidente, si tende a pensare alla creazione di un dramma fin dall'inizio come a un prodotto disponibile su più stagioni. Purtroppo, ripeto e ribadisco, si fanno strada anche, tra virgolette, nuovi generi che possono essere il crime, la science fiction. Un altro cambiamento all'interno, diciamo, del parco dei personaggi è l'inserimento di personaggi femminili con un carattere molto forte. E si sperimenta sempre di più con i temi, con il formato, con i numeri di episodi, e non è raro vedere la trasposizione in K-drama di storie prese dagli webtoon. Ovviamente, e questa è una caratteristica che il K-drama in realtà ha sempre avuto fin dall'inizio, fin dalla sua comparsa sulla TV coreana negli anni 60. C'è sempre forte il confronto con la realtà sociale e quanto sta succedendo nel mondo. E quindi il futuro dei K-drama andrà ovviamente sempre di più in questa direzione.
Ovviamente c'è molta più attenzione anche all'influenza dall'estero, ovvero ha detto l'investimento di colossi come Netflix, come Prime, come Disney Plus, eccetera, eccetera, ehm, determina una certa influenza, una certa contaminazione sia nel modo in cui viene presentato il dramma, il girato stesso, sia nelle tematiche trattate. Ovviamente il pubblico occidentale apprezza molto questo prodotto anche per certi versi, per certe sue caratteristiche molto tradizionali. Ve l'ho detto all'inizio, i valori del confucianesimo che poi si innestano ovviamente con le influenze che vengono da fuori. Staremo a vedere. Certo è che il giro d'affari dei K-drama, dei prodotti di intrattenimento coreani televisivi è veramente molto molto grande. Vi dico dei numeri. Nel 2022 i K-drama venduti globalmente, venduti quindi di produzione coreana e poi venduti all'estero, hanno fruttato all'industria un giro di più di 561 miliardi di euro, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. Le fonti di guadagno di un K-drama sono principalmente tre. C'è la pubblicità, ovvero l'intermezzo pubblicitario che va del canale, che viene trasmesso sul canale durante appunto le pause nella messa in onda del K-drama. C'è il product placement che riguarda non soltanto i beni di consumo, ovvero il succo, la crema, il make-up, la barretta energetica che viene mostrata dal protagonista o dai personaggi in maniera spesso anche abbastanza fasulla, proprio si vede il momento della pubblicità nella pubblicità. Non nella pubblicità ma all'interno del K-drama, proprio come se ci fosse un momento di attenzione, si ferma tutto, devo fare la pubblicità di questo prodotto. Ma è molto molto più ampio perché si estende addirittura agli abiti portati dai protagonisti, agli accessori usati, moda, lifestyle, le auto addirittura. I canali TV solitamente trattengono il 100% degli introiti derivanti dalle pubblicità, dall'advertisement del dramma quando questo viene trasmesso in Corea, e ci sono dei guadagni che possono arrivare anche ai 300-400 mila dollari a episodio. Ultima fonte di guadagno però da non sottovalutare è la vendita degli episodi all'estero. L'episodio viene quotato singolarmente. Vi dicevo prima My Love from the Star che ha fatto il botto in Cina. Gli episodi di My Love from the Star sono stati venduti per una cifra di 40.000 dollari ad episodio, che è stato considerato anche un affare se si tiene conto poi del successo che il dramma ha avuto appunto in Cina. Questo però ha determinato anche una certa onda di ritorno, perché da quel momento in poi sono schizzate alle stelle le quotazioni degli episodi dei K-drama coreani in Cina. I costi di queste produzioni che inizialmente erano sostenuti dai canali televisivi, perché erano loro appunto che mettevano in piedi la creazione del dramma, canali televisivi che vi ho detto KBS, NBC, SBS, TVN, ONC, sorry, e JTBC, lo devo guardare perché non me le ricordo. E sono poi gradualmente passati al 50% in groppa al canale TV e il 50% a compagnie di produzione esterne che curano poi l'effettiva realizzazione dei drama e che sono in competizione furiosa tra di loro.
Il costo di della realizzazione di un episodio può variare molto, perché diciamo che verso la fine del decennio 2010-2020 un episodio di un dramma moderno poteva costare più o meno sui 700 milioni di won, quindi sui 460 mila euro, ma incrementava in maniera vertiginosa se il dramma era un dramma storico, perché i costi di produzione, pensate già solo ai costumi, erano molto maggiori. Ad esempio, alcuni episodi del dramma The Red Sleeve, quindi dramma storico, sono arrivati a costare addirittura 950 milioni di won, quindi più o meno 640-650 mila euro. Spesso la maggior parte dei costi va a coprire l'ingaggio di attori super celebri, attori o sceneggiatori super celebri, sceneggiatori che nella maggior parte dei casi, mi piace sottolineare, sono donne. Gli scrittori, le scrittrici di drammi di molto successo nel panorama coreano sono per lo più donne. I direttori, poi i registi, sono uomini, però le sceneggiatrici sono spesso donne. E quindi i costi di ingaggio di queste celebrity va a coprire addirittura può arrivare a coprire fino al 50-55% dei costi di produzione, mentre per tutto il resto bisogna utilizzare quanto è rimasto. E non è raro purtroppo che finiscano i soldi per pagare tutti quelli che arrivano per ultimi, e questo è il motivo per cui nel 2012 c'è stato una grande contestazione di attori comparse, diciamo quelli meno famosi, davanti agli studi della KBC per cambiare le cose. 50-55% se ci pensate di un costo di produzione tra quelli che cioè pensate, non so, 650.000, qua esageriamo, 650.000 euro a episodio per un dramma che ha 20 episodi, fate voi i calcoli, vuol dire che la metà va a 2, 3, 4 persone, perché sono quelle che poi generano, diciamo, il volano di interesse per attirare gli spettatori. Le riprese, no scusate, dico un'ultima cosa su questo ingaggio degli spettatori. La cosa è ancora più di impatto se si pensa che il costo per l'ingaggio degli attori nelle serie giapponesi arriva al massimo al 20%, e nelle serie USA, quindi parliamo di Occidente, massimo 10%, quindi capite davvero l'impatto dell'attore. E questo, vabbè, apro una parentesi che chiudo subito, anche l'importanza della reputazione degli attori per la buona riuscita di un prodotto. Ok, provate a pensare a queste cose. Le riprese, qua scopriamo un vaso di Pandora. Quando l'ho letto, cioè quando ho letto queste cose, mi è un po' scoppiato da ridere, un po' mi ha fatto anche pensare, sinceramente. Solitamente le riprese per un dramma, salvo necessità di effetti speciali particolari, di riprese all'estero o di condizioni appunto di lavoro particolari che richiedono quindi più tempo, però diciamo in casi normali le riprese iniziano un paio di mesi prima della messa in onda. E cosa succede? Vengono girati i primi 4 episodi e poi si continua a girare intanto che il dramma va in onda. Questo cosa determina? 2 cose che si influenzano a vicenda. Il primo è che intanto che il dramma viene messo in onda, gli sceneggiatori, i registi, i produttori tastano il polso del pubblico e quindi riescono anche ad operare delle modifiche in corsa per, diciamo, andare dietro
a quanto il pubblico, fra virgolette, chiede. Ecco, poi ovviamente anche questo sempre a livelli variabili, ok? Il problema qual è? È che questo andare dietro al gusto del pubblico diminuisce molto i tempi di lavorazione dell'episodio per la post-produzione e per il montaggio. Inoltre, anche se c'è la necessità di girare una scena, capite voi che i tempi si fanno veramente molto molto stretti, addirittura incalzanti. Anche i copioni quindi sono spesso soggetti a cambiamento e quindi gli attori si trovano a dover stare sul set per ore e ore e ore per far fronte appunto alle modifiche dell'ultimo minuto. E non è raro, ho letto, che questi attori vengano tenuti in piedi dalle flebo, perché ovviamente, cioè, capite voi anche il carico fisico di dover lavorare magari anche per 3 settimane, però 20-22 ore al giorno, ecco, non è certamente salutare. Questa mi ha fatto veramente ridere, che ho letto, è che in seguito appunto a questa volontà di stare dietro al sentimento del pubblico, è capitato per un dramma del 2012, Man of the Equator, mi sembra che si chiami, sì. Cosa è successo? Che i nastri per la trasmissione degli episodi venivano mandati in spezzoni da 10 minuti. Durante la messa in onda del 19° episodio ci sono stati 10 minuti di buio perché gli operatori addetti al montaggio non sono riusciti a montare in tempo il segmento dei 10 minuti che doveva andare in onda, e quindi c'è stata una pausa sugli schermi nazionali di appunto schermo buio di 10 minuti per questa cosa. E l'attore principale di un altro dramma che si chiama King of Ambition del 2013, quindi c'è una prassi che comunque non è proprio lontanissima nel tempo, ha detto che ha finito di girare, ha detto che era ancora sul set per girare delle scene 30 minuti prima della messa in onda dell'ultimo episodio. Ed è una prassi che purtroppo, soprattutto per le compagnie di produzione molto piccole, è ancora abbastanza in voga. Altri drammi invece cosa fanno? Girano tutto quanto prima della messa in onda degli episodi, ma sempre per stare dietro al gusto del pubblico non è escluso che gli attori vengano richiamati durante la messa in onda per girare, diciamo, scene aggiuntive che soddisfino le esigenze degli spettatori. E questo direi che è quanto. Questa, diciamo, è la mia panoramica sulla storia dei K-drama. Ditemi cosa ne pensate. Io ho scoperto cose anche abbastanza divertenti. Qua in parte vi lascio la classifica dei paesi in cui i drammi sono più visti extra Corea, ovviamente. Poi ecco, c'è da dire che il pubblico coreano e il pubblico internazionale sono comunque diversi. Resta il fatto che c'è veramente un mondo dietro, c'è un mondo che è in continua evoluzione, perché i K-drama sono, come dire, ho avuto modo di dire, prodotti che comunque rispecchiano anche l'andamento, i gusti, le tendenze che ci sono all'interno della società. Sono prodotti coreani, ok? Quindi da lì nascono e lì sono radicati. In un mondo in cui però la globalizzazione prende sempre più piede. Se pensate veramente al cambiamento che c'è stato a livello sociale negli ultimi 20 anni, è chiaro che venga riflesso anche nei prodotti di intrattenimento, non solo coreani, ma quelli proprio a livello mondiale. Io continuo a trovarli dei prodotti interessanti, continuo a preferirli ai prodotti di produzione occidentale,
però mi è piaciuto anche fare questo viaggio, diciamo, indietro nel tempo per vedere da dove sono nati e come si sono evoluti. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!